Allora mi serve questo, poi questo sì, può starci. Oi Rob, ma che stai facendo? Beh, in azienda mi hanno chiesto di risistemare la loro immagine, quindi mi preparo a lavare i verdi. Faccio greenwashing. Suonava meglio nella mia testa. Scusate. La sostenibilità non è qualcosa di semplice, per niente. Non so quante volte ho ribadito questo concetto e nonostante tutto, quante volte io continuo a sbagliarmi nella quotidianità. Il problema è che non possiamo vedere a colpo d'occhio quello che è sostenibile e quello che non lo è, perché le aziende hanno capito che diventa sempre più importante per i consumatori e quindi via di greenwashing per poter continuare a vendere. Ricordate quello che avevo detto su Zalando? Ossia che il loro timbro sostenibilità aveva dei criteri un po' larghi? Ecco, hanno appena vinto il premio greenwashing dell'anno per questa cosa. Let's go Zalando! Perciò la domanda viene spontanea. Come facciamo a evitare il greenwashing? Le cose da fare sono principalmente due. La prima è notarlo. Invece, la seconda è informarsi. E ora vi spiego qualche trucchetto che ho scovato nel magico mondo dell'internet. Allora, capire come ci stanno fregando. Ci sono 7 modi in cui viene utilizzato il greenwashing, inizialmente individuati da TerraChoice e poi denominati i 7 peccati del greenwashing. Trade-off nascosto. In pratica ti focalizzi su alcuni attributi ignorando il resto, ad esempio avere delle magliette in cotone biologico ma che hanno stampe che usano agenti chimici. Nessuna prova. Dici di fare qualcosa ma terze persone non hanno nessuna possibilità di verificare che effettivamente sia vera. E anche per questo è così importante la trasparenza. Vago. Abbiamo reso il mondo più verde. Sì, ma in che senso? Verde. Questo è bellino perché è un po' come scrivere sui cereali 100% prodotti naturali. Il mercurio è un prodotto naturale. Lo vuoi nei cereali? Venerare falsi marchi. Se io mi faccio da solo come azienda la mia certificazione, il prodotto più green wow e comincio a schiaffarlo su tutti i miei prodotti, beh, è troppo facile così, soprattutto perché non vuol dire che il mio prodotto sia il più green. Wow. Irrilevanza. Quello di cui ti vanti non ha nessun valore come sforzo per l'ambiente. Vi ricordate del buco dell'ozono? Ecco, una delle cose che lo causava di più erano i gas CFC che si trovavano in determinati spray. Poi col protocollo di Montreal l'hanno praticamente reso illegale, ma ancora oggi ci sono aziende che si vantano che i loro spray sono CFC free. Male minore. Questo è quando una cosa può essere buona a livello di prodotto, ma distoglie l'attenzione dall'intera categoria. Tipo Zara che fa la collezione Join Life, quando però allo stesso tempo caga fuori 24 collezioni all'anno. Inizialmente io ho scritto sta cosa con 24 come numero esagerato e poi sono andato a vedere, Zara fa effettivamente 24 collezioni all'anno. Il peccato dello sparare cazzate, mentire spudoratamente. Nulla da aggiungere. Conoscere questi 7 peccati ci permette di individuare il greenwashing per poi andare a informarci se effettivamente la cosa di cui si vantano è vera. Però se non si vuole passare delle ore a cercare l'informazione, ci sono 4 consigli da seguire. Paragona i prodotti. Se tutta una categoria rivendica lo stesso sforzo, allora è un prerequisito dell'industria, non una volontà di aiutare l'ambiente. Informati sull'azienda. Se compri spesso da un'azienda, può valer la pena di informarsi sul loro approccio verso la sostenibilità, così da capire se bisogna trovare un'alternativa oppure se vale la pena continuare a sostenerli. Conosci i certificatori. Un modo efficace per scremare le informazioni è conoscere i bollini che mettono sopra i prodotti. Ad esempio, si può fare un paragone con la dieta vegana. Puoi andare a leggerti gli ingredienti di quello che devi mangiare ogni volta, oppure puoi andare direttamente a cercare il timbro vegan. Vegan. Ed infine ascolta il tuo istinto. Se ti puzza di greenwashing, allora rimanda la decisione se non è strettamente necessaria al momento dove avrai più informazioni. Piuttosto semplice, no? No, secondo me non lo è.
è un tipo di conoscenza che va costruita nel tempo. Non bisogna lasciarsi convincere facilmente. L'idea è che dobbiamo riuscire a farli spendere più risorse per coprire le loro misfatte piuttosto che comportarsi in modo sostenibile. O almeno quello è il sogno. Oppure possiamo eliminare il problema dal principio e smettere di comprare tutte le cose verdi.